Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda Gilmour, Neres, trattative in corso. Le scatole a me girano da ieri sera e non si fermano per quanto riguarda le dichiarazioni di Giuffredi su Gaetano. C'è la partita da giocare sabato, ripeto, la partita importantissima, e il Napoli ovviamente, pur avendo pochi infortuni, avendo avuto pochi affaticamenti in tutta la fase precampionato e durante i ritiri, chi ti viene a mancare per la partita? Una pedina in attacco, reparto che non hai ancora completato perché fermo Osimhen, Lukaku, eccetera, eccetera, e quindi molto probabilmente Simeone non sarà del match. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo video attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E partiamo dalle considerazioni, un attimo, aggiornamenti, chiamiamoli così, su Neres e Gilmour. Il Benfica aveva sparato alto 40 milioni, il Napoli è fermo a 25, si chiuderà a 30. Non facciamo drammi, è nella normalità delle operazioni di mercato. Sparare alto per poi trovare l'accordo a metà tra le due società. Abbiamo il sì del calciatore, vedremo poi nei prossimi giorni come andrà avanti la situazione. Più avanti sembra la trattativa per Gilmour. Abbiamo saputo per sommi capi anche quanto dovrebbe essere lo stipendio tra 1,8 e 2,2, e mi accodo a questa notizia per dire: facciamo firmare un calciatore del genere a 2 milioni ad esempio, adeguiamolo qua alla scheda, non perdiamo tanto tempo perché altrimenti arriviamo a settembre, mal di pancia, questo non ha rinnovato, non si è adeguato, quell'altro ha firmato a 2, Lo sappiamo come vanno determinate situazioni, cerchiamo di non farle accadere di nuovo, perché sono, diciamo, ci siamo scottati recentemente, non è che ci siamo scottati 20 anni fa. Aperta e chiusa parentesi, seguiremo ovviamente le due operazioni e auguriamoci di ufficializzare qualcosina entro lunedì, così come Brescianini, che a quanto si è letto ieri le visite mediche potrebbero essere anche lunedì, il calciatore dovrebbe arrivare a Napoli, eccetera, eccetera. La situazione Giuffredi e Gaetano. Futuro deciso per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, almeno nelle intenzioni del suo agente Mario Giuffredi, che, intercettato da tutto mercato web, fa chiarezza sul futuro del proprio assistito. Parma? No. Napoli o Cagliari? Per quanto mi riguarda, dice Giuffredi, se ci sono le condizioni economiche per chiudere l'operazione, o il ragazzo va a Cagliari o resta a Napoli. Tutte le altre questioni, chiosa la gente, non mi interessano. Allora, perché a me girano ancora e devo restare calmo, consideriamone due di scenari. Può essere una dichiarazione per creare una sorta di asta, oppure far velocizzare l'operazione in vista Parma. Non lo so. Può anche darsi, può essere una frecciatina al Parma che al limite vorrebbe il calciatore, dici ma questo lo vuole dare solo al Cagliari, affrettiamoci, facciamo l'offerta al limite con qualche milione in più e lo chiudi. Questo è uno scenario fantasioso, però è un mio scenario fantasioso, perché conoscendo il personaggio, il procuratore in questione e tutto ciò che ha detto e fatto da quando è a Napoli e da quando ha assistiti comunque che giocano nel calcio Napoli, diciamo che il mio pensiero vira più da quest'altra parte, ovvero il voler ricattare il Napoli, a quanto si legge, perché di ricatto bello e buono dobbiamo parlare. Se tu dici testuali parole, per quanto mi riguarda, se ci sono le condizioni economiche, o va a Cagliari o niente, è un ricatto nei confronti del Napoli, quindi mi aspetto che il Napoli poi agisca di conseguenza. Ecco perché li ho analizzati tutti e due gli scenari. Vogliamo farci ricattare da questo soggetto? Io credo che bisogna prendere veramente provvedimenti con questo signore, e ovviamente non in questa sessione di mercato, ma quanto prima, speriamo per l'estate prossima, non dico perdere, ma
lasciare andare via tutti i suoi assistiti da Napoli, lui compreso. Parliamo di Foloruscio, di Lorenzi, Gaetano, Politano, Mario Rui. Sappiamo ovviamente la situazione, Mario Rui l'abbiamo analizzata ieri. Mi rendo conto che è difficile, però questo va decantando. Io voglio il bene del Napoli, ho sempre e solo voluto il bene del Napoli, e poi te ne esci con queste cose. Allora io due conti me li farei. Hai trovato sicuramente pane per i tuoi denti quest'anno per quanto riguarda l'organigramma societario, e poi, arrivato a un certo punto, non lasci partire Gaetano. Non è nemmeno tutto questo problema, perché la tribuna aspetta chiunque e lo stipendio di Gaetano non è nemmeno così oneroso per assorbirlo e tenerlo fuori rosa. Quindi a voi le scelte. Caro Napoli, non facciamoci ricattare da quest'uomo, perché già ne ha dette di tutti i colori e di situazioni che non gli si sono fatte pesare. A Giuffredi ce ne sono già tantissime, quindi il Napoli da questo punto di vista ha già fatto troppo il signore. Passiamo all'azione contro questo personaggio. Questo è il mio pensiero. Fatemi sapere la vostra ovviamente qui sotto nella sezione commenti. C'è la partita da giocare. Perché la partita? Perché se fantastichiamo, abbiamo preso Conte, ci possiamo giocare lo scudetto, arriviamo tra le prime quattro, le griglie, sì, possiamo fantasticare quanto vogliamo, ma l'obiettivo fattibile e che deve essere percorso il più a lungo possibile resta la Coppa Italia. Ecco perché la partita di sabato. Pochi infortuni ho detto nel precampionato, pochissimi affaticamenti, abbiamo provato in lungo e largo tante formazioni con quasi prima dell'arrivo dei nazionali comunque c'erano dei titolari, non è che siamo andati in sbattimento come l'anno scorso, però ovviamente a ridosso della partita che fai? Non lo subisci un affaticamento in una zona nevralgica del campo dove tu il mercato non l'hai fatto ancora perché è bloccato? Certo che sì, non ci facciamo mancare niente. Simeone KO. Problema muscolare all'adduttore sinistro, raspadori dal primo minuto contro il Modena. Sabato sera contro il Modena al centro dell'attacco ci sarà Giacomo Raspadori. Mentre Giovanni Simeone ieri si è fatto male, ne parla il Corriere del Mezzogiorno, Simeone KO. Ieri il Napoli ha salutato i tifosi a Castel di Sangro con l'ultima seduta aperta al pubblico. Oggi, domani, gli allenamenti a porte chiuse. Giovanni Simeone ieri si è fermato durante la partitella per un problema muscolare all'adduttore sinistro da monitorare. Con questo non stiamo dicendo che molto probabilmente non sarà della partita, però al 100% sicuro non sei. Essendo un giorno un uomo di mercato, l'altro giorno un po' meno, il Napoli forse non lo rischia nemmeno. Ecco perché si legge Raspadori dal primo e che Dira al limite da subentrato. La formazione che ho letto stamattina dovrebbe essere la stessa schierata nelle ultime amichevoli, ovvero Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno a sinistra un'altra volta, perché ovviamente Olivera è rientrato da poche ore, si sta allenando con Conte, non è che ci possiamo aspettare che vieni schierato da centrale di sinistra da subito in una partita che poi è importantissima per il proseguo della stagione. E quindi stessa formazione: Mazzocchi, Anchissalo, Bottica e Spinazzola, qua Napolitano dietro a Raspadori. Due considerazioni e poi non vi tengo a lungo. Due considerazioni dal punto di vista tattico, visto che il Modena, il nuovo Modena di quest'anno dovrebbe adottare come modulo o come sistema di gioco, scusate, un 4-2-3, un 4-3-2-1 ad albero di Natale. Abbiamo notato però che nell'ultima amichevole hanno giocato anche con il trequartista dietro la doppia punta. Ovviamente sono numeri, sono sistemi di gioco, poi devi andare a vedere sempre l'interpretazione e come esce la partita, sicuramente. Ma la partita che farà il Modena sarà sicuramente una partita un tantino attendista, perché la grande in questione sei tu e farai tu la partita. E quindi tatticamente io vado ad esaminare due situazioni: o la sblocchi
con i cross dagli esterni, però ovviamente Raspadori è 1,60, sarà 1,70, non so nemmeno quanto è alto Raspadori, ma non è l'ariete d'area di rigore per sbloccare partite del genere sui cross. Oppure alla Mertens come falso 9 devi dialogare a ridosso dell'area di rigore, dove ci sarà una densità assurda di calciatori, riuscire a triangolare nel rapido e imbucare per sbloccare la partita, al di là di un tiro da fuori che potrebbe poi arrivare. Però dobbiamo vedere chi vorrebbe metterla in do fir, come si dice a Napoli, perché sui tiri da fuori siamo ancora messi abbastanza male. Detto questo, il problema in attacco c'è. È vero che è il Modena e non faccio disfattismi, non sto qui a fare un wham, persa Simeone, mo non possiamo giocare, hai visto? Alibi, assolutamente no, alibi non ce ne sono, non ce ne devono essere, non ce ne saranno. Mi auguro, perché questa è la partita della stagione. L'obiettivo principale che il Napoli deve inseguire è la Coppa Italia. È la Coppa Italia, perché lo scudetto sicuramente potrai vedere come va l'inizio campionato, come sei messo dopo le prime 10 partite, ti fai due conti, ci punti sicuramente, però ha delle variabili diverse, ovvero la continuità di punti, il giallo fluo che ovviamente è sempre in campo, e quindi ci sono dinamiche che potrebbero andare a disturbare un tantino il cammino alla lunga e nelle 38 partite. Invece la Coppa Italia la puoi preparare diversamente, perché è di tanto in tanto, e quindi fai la prestazione che devi fare, quel di tanto in tanto, e la porti avanti. È sempre un trofeo e non sputiamo sopra niente, non dobbiamo sputare sopra niente, perché non siamo il Real Madrid con 46.000 coppe, 56.000 scudetti, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Una Coppa Italia è una Coppa Italia, così come la Conference, che io tanto volevo raggiungere a fine campionato e ci ho creduto fino alla fine, era comunque una competizione da giocare e da provare anche a portare il più lontano possibile. Al di là che poi si può dire sì, ma la Conference, il cartone, la Coppa Cartone, eccetera, eccetera. Quelle sono cazzate che lasciamo a personaggi che al limite non riescono a collegare, a trovare il collegamento tra i neuroni, perché per me un trofeo resta un trofeo, che sia la Coppa Italia, la Conference, la Coppa UEFA o quant'altro. Ecco, quindi questo è il mio parere. Zero errori, non si può steccare sabato, e questo è un dato di fatto. Speriamo che si risolva questa situazione Gaetano quanto prima, perché poi, al di là che Gaetano liberi ben poco a livello di liste, avere calciatori in tribuna al libro paga, al di là che Gaetano prenda 1 milione di euro o giù di lì all'anno, e quindi te lo potresti anche permettere un Gaetano in tribuna, non farebbe bene, non lo vorrei per il calciatore in primis. Però, cari ragazzi, se si dovesse arrivare a questa situazione, rendetevi conto che il vostro procuratore, che dovrebbe fare il vostro bene, non lo fa, non lo sta facendo, con queste considerazioni e queste uscite in pubblico. Appena gli fanno la domanda, subito deve fare la prima donna. Non va assolutamente bene. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.